Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, io sono Riccardo, bentornati nel mio laboratorio. Oggi farò la recensione di un piccolo prodotto della Parkside che ho comprato un po' di tempo fa e ho dimenticato negli scaffali perché si tratta della pistola a caldo ricaricabile, il modello è PHPA4A1 e l'ho comprata perché ero sicuro che mi sarebbe servita subito, ma avendo il modello a corrente elettrica, quello separabile, di cui ho già fatto la recensione, anzi vi lascerò una scheda qua sopra, e alla fine questa è rimasta dimenticata. Oggi l'ho ritrovata mentre cercavo altro e ne approfitto per fare la recensione con voi, l'unboxing, vedere come va. La testerò su cartone, su legno, su plastica, insomma, quello per cui è destinata. Quindi apro la confezione e la proviamo. Apro la confezione tagliando i sigilli, la confezione che è una semplicissima scatola, quindi la apro e all'interno direttamente c'è la piccola pistola a caldo. La metto qua da parte, ci sono degli stick in dotazione, sono 6 per l'esattezza, e il caricabatterie con il suo supporto che ora vedremo pure. L'immancabile libretto di istruzioni e basta. Guardando l'etichetta sulla confezione, come di consueto, possiamo apprendere che ha una batteria agli ioni di litio da 4 volt da 1 ampere e mezzo, una temperatura massima di 170 gradi, il tempo di riscaldamento ovviamente a batteria carica è di circa un minuto e il tempo massimo di funzionamento sempre con batteria completamente carica è di circa 30 minuti. Le cartucce da utilizzare sono da 7 mm, ha uno spegnimento automatico per salva energia, praticamente evita che si scarichi la batteria completamente dopo circa 10 minuti e che ha degli indicatori a LED per il livello di carica della batteria e per il livello di raggiungimento della temperatura. Un tempo ridotto di raggiungimento della temperatura massima per consentire il riscaldamento e poco altro, quindi va bene l'utilizzo universale che serve per incollare, sigillare, riempire le fughe e per il bricolage e decorazioni varie, quindi diciamo che è un utilizzo un pochettino vasto, un pochettino come tutte le colle a caldo, le pistole per colle a caldo. Questa è la differenza che è ricaricabile e che è molto economica. Vi ricordo che questa pistola a caldo, come tutti i prodotti della Parkside, potete trovarli in vendita a Lidl. Questa l'ho comprata il 31 maggio e mi è costata 12,99 euro. Vi faccio vedere subito come funziona. Ho collegato il supporto che fa anche da caricabatterie alla corrente elettrica. Una volta posizionata la pistola a caldo sul suo supporto, questi due contatti vanno a toccare due contatti per consentire il caricamento e si accenderà il LED rosso. Il LED rosso indica la fase di carica, il LED diventerà verde una volta che ha raggiunto il massimo della sua carica. Una volta raggiunta la carica potremo accenderlo. Per effettuare l'accensione basterà premere questo tasto. Bisognerà tenerlo premuto alcuni secondi, dopodiché si accenderanno i LED. Questo è il LED che riguarda la carica della batteria, questo è il LED che riguarda invece il riscaldamento della pistola a caldo. Infatti su questo adesso non si vede, è riportato il simbolo del fumo, quindi del riscaldamento, mentre qua è il simbolo della batteria. Va inserito lo stick da 7 mm nella parte posteriore, si fa scorrere fino a quando non raggiunge la parte iniziale, comunque dove c'è l'uscita del beccuccio. Quando il LED diventerà verde vuol dire che avrà raggiunto la temperatura massima e quindi si potrà iniziare a utilizzarla. Durante la fase di riscaldamento la pistola a caldo non va appoggiata sul supporto perché il supporto fa anche da caricabatterie, di conseguenza stacca il funzionamento del riscaldamento e attiva la funzione di carica. Per poter utilizzare la pistola nel suo supporto normalmente, quindi attendere che sia perfettamente calda, basterà semplicemente staccare la corrente elettrica. Attenderemo questo minuto necessario per il raggiungimento della temperatura massima, dopodiché proveremo ad incollare questi pezzettini di cartone. Vi ricordo che questi stick sono reperibili praticamente nei brico o nelle ferramenta. Nel frattempo il secondo LED è diventato verde, quindi sarà possibile utilizzare la pistola a caldo. Perfetto, esce già abbastanza liquida.
quindi la posiziono sul suo supporto. Una nota negativa è quella di non avere nulla che raccolga eventuali sgocciolamenti di colla, quindi questo potrebbe rovinare eventualmente il nostro piano di lavoro. Bisogna premunirsi di qualcosa che faccia da raccolta della colla a caldo. Eventualmente con la stessa colla a caldo si può semplicemente attaccare qualcosa qua sotto e tenerla così. Comunque, questa è una piccola nota negativa, però non può essere tutto perfetto. Prova di collare anche questi pezzettini di legno, mantiene perfettamente la sua temperatura. Perfetto. E adesso provo ad incollare questo cavo del telefono a questa tavola di legno. Do primo punto per sbloccarla. Devo dire che fonde davvero bene la colla perché esce parecchio liquida. Bellissima. Questo è uno di quei prodotti che solitamente snobbo quando li vedo sugli scaffali, sia nella Lidl, scusate. Ultimamente c'è stato un utente che sotto ad un mio video mi ha corretto perché io pronuncio il nome di questo discount tedesco, lo pronuncio Lidl e invece va pronunciato Lidl. Va bene, però ognuno ha la propria pronuncia. Cercherò di correggerlo, effettivamente il nome corretto non è Lidl ma è Lidl, quindi cercherò di correggerlo. Comunque questo lavoro l'ha svolto perfettamente. Perfetto. Ragazzi, questa pistolina a caldo mi ha veramente piacevolmente sorpreso perché sta svolgendo bene la funzione per cui è stata progettata. Non immaginavo che potesse funzionare così bene. Certo, ha dei piccoli difetti. Proprio adesso, mentre ne parlavamo, mentre lo stavo descrivendo, mi sto accorgendo che sgocciola, quindi ha bisogno sicuramente del supporto. Qua, nonostante tutto, ho posizionato male la pistola sul supporto e se è attaccata, quindi questi sono piccoli difetti che sinceramente in fase di produzione avrebbero potuto ovviare. Però vediamo un altro dettaglio, quindi guardo se il dosaggio della colla è modulabile oppure se fuoriesce in quantità eccessiva, perché vero è che la liquefa praticamente quasi subito e in modo egregio, però è giusto che venga anche dosata bene, altrimenti diventa quasi inutilizzabile. Quindi ancora non ho fatto la prova, lo sto facendo adesso, vediamo come va. Sì, mm, io adesso ho il ventilatore perché in Sicilia per adesso c'è un caldo atroce, quindi senza ventilatore non si può stare. Come vedete smuove un po' il filo di colla, però il dosaggio effettivamente è gestibile. Possiamo dosarne poco o di più, quello che ci serve. Mamma mia, è bellissimo. Comunque, riusciamo ad utilizzarla tranquillamente anche per fare delle cose un po' di precisione. Quindi dosarne poca ed incollare anche parti piccole. Questi sono tutti scarti di lavorazione di piccoli progettini che ogni tanto io realizzo. Beh, direi che dai dosaggi un po' più abbondanti fino a quelli più piccoli riesce ad andare bene. Si può modulare la quantità di colla che desideriamo erogare. Questo beccuccio appuntito, vediamo se si può togliere la parte frontale. Sì,
si può togliere solamente la gomma che riveste la parte frontale, ma non è intercambiabile. Comunque questa piccola parte sporgente ci consente di raggiungere eventualmente gli angoli, perché no, una leggera sporgenza. Questo vento sta facendo un po' di disordine. Sono passati 10 minuti, ho fatto dei tagli nel video, non me ne rendete conto, però sono passati 10 minuti da quando ho iniziato a riprendere, da quando l'ho accesa la prima volta, e la colla, la pistola a caldo è andata benissimo. Ho mantenuto accesa la pistola tutto questo tempo. Ragazzi, a me piace tanto, è innegabile che è comoda, è piccola, si impugna rapidamente, si mette facilmente in un cassetto, ha il suo supporto per poterla tenere sul banco di lavoro, e direi che è piccola, come si dice da noi, nica e maluca puta, cioè piccola ed incompresa. Va bene ragazzi, io ho finito con la recensione di questa pistolina a caldo della Parkside, la snobbavo, ero convinto che fosse poco più di un giocattolo, invece obiettivamente funziona bene. Non ho detto che pur surriscaldandosi al punto tale da sciogliere bene la colla, comunque lei non è assolutamente calda. Certo, un minimo di calore perché funziona a caldo, ma non è quel calore fastidioso. Ha dei piccolissimi difetti che avrebbero potuto progettare meglio, ma per quello che costa e per quello che fa, secondo me è ottima. Che sia Parkside o che sia un prodotto con pari caratteristiche, se la trovate in giro compratela, perché vi risolverà tanti problemi. Ipotizziamo di doverla utilizzare in auto, per esempio, potremmo portarla direttamente carica e utilizzarla sul momento, spegnerla e poi andarla a lasciare a casa. Con la corrente elettrica avremo bisogno comunque dell'alimentazione elettrica, perché deve prima riscaldarsi, poi utilizzarla. Se si scarica, perché se si raffredda dovremo di nuovo andare a riscaldarla con il capo, mentre questa di qua ci permette di portarla dove vogliamo e utilizzarla con comodità. Detto questo ragazzi, io vi saluto e ci vediamo per le prossime recensioni. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere mi piace a questo video se il video vi è piaciuto. È un video veloce, ho fatto solamente una recensione di una pistolina, non potevo fare granché, ed eventualmente attivare anche le notifiche una volta iscritti. Ora vado a montare l'armadio, perché voi non lo sapete, ma io stavo montando l'armadio della camera da letto, ho interrotto per fare la recensione perché stavo cercando un'altra cosa che mi serviva per il montaggio dell'armadio, e finita la recensione ritorno a lavorare. Ciao di nuovo a tutti.